Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 47. Questa è la 7ª puntata della seconda stagione. È sera, Can e Sanem si incontrano sul molo e ognuno confessa di possedere un oggetto dell'altro, un oggetto prezioso dal quale non si separa mai. Can ha la bandana di Sanem, che le aveva preso tanto tempo prima, mentre Sanem ha appeso ad una collana l'anello che lui le aveva regalato quando le aveva chiesto di sposarlo. Si crea un momento magico tra loro, si avvicinano con il desiderio di baciarsi, ma Can si ferma all'improvviso, dicendo che un bacio non è adatto al loro attuale rapporto lavorativo. Sanem concorda, sottolineando che si è trattato di una cosa momentanea e che loro sono solo soci. Can allora le dice che lui non farà mai niente per turbarla. Sanem lo ringrazia e va via. Tornata nel suo giardino, Sanem sogna che Can la raggiunge e le parla di una vita insieme e la bacia. Peccato che si sveglia e vicino a lei c'è Deniz, che sentendola parlare nel sonno si preoccupa. Sanem le dà le solite spiegazioni confuse che lei, al solito, non capisce, per cui vuole farle fare terapia. Igit e Cemal si incontrano in un magazzino che quest'ultimo ha affittato e qui vengono raggiunti da Arda, l'uomo con l'allergia alle erbe. Igit lo istruisce, dicendogli che dovrà andare in tribunale per deporre contro la crema di Sanem, sostenendo che dopo averla usata gli sono comparse le macchie rosse sul viso e sulle braccia e che gli è stata diagnosticata un'allergia provocata dalla crema. Poi Igit gli consegna una busta piena di soldi come pagamento per la falsa testimonianza. L'intento di Igit è quello di tenere impegnata Sanem e gli altri a risolvere questa falsa accusa e impedire loro di preparare altre creme. Così, mentre loro si fermano, Cemal, che ha già iniziato a produrle, ha tempo di metterle nel mercato per primo senza essere disturbato. Alla tenuta, Deren indice una riunione e annuncia di aver acquisito un nuovo cliente, il Circolo della Vela, che ha commissionato un design pubblicitario per una rivista incentrato sulle figure di un marinaio e di una sirena. I caratteri dei due personaggi dovranno essere determinati attraverso un sondaggio che riveli le caratteristiche che gli uomini e le donne cercano nell'altro sesso. Inoltre, in base a questi risultati si dovrà formulare lo slogan da abbinare alla campagna pubblicitaria. Quindi Deren li invita a compilare ognuno un questionario anonimo con le proprie preferenze. Alla riunione arriva Bulut, che li informa che c'è una denuncia presentata da un cliente che sostiene di aver sviluppato un'allergia in seguito all'uso della crema di Sanem. Tutti si allarmano, soprattutto Sanem, che afferma che le sue creme sono naturali e non creano allergia. Can cerca di calmarla, dicendole che si risolveranno sicuramente le cose. Poi Can raggiunge JJ, che sta inviando i loro questionari alla società incaricata di elaborare i dati del sondaggio, e con la scusa di aiutarlo si appropria del foglio di Sanem, basandosi sull'ordine in cui JJ dice di averli messi. Poi, come Can se ne va, JJ esprime dubbi sull'ordine in cui ha messo i fogli, per cui non è sicuro dell'autore dei singoli questionari. Can, dopo essersi informato da Bulut del nome del cliente, gli raccomanda di stare vicino a Sanem, che è molto agitata, e va via. Sanem è incredula e ripete che le sue creme non contengono ingredienti dannosi, sono tutti naturali e studiati in laboratorio e approvati dopo aver superato numerosi test. Ora, in seguito alla denuncia, devono sospendere la produzione delle creme e rimandare il lancio del prodotto sul mercato. Can e Miriban vanno in paese per incontrare Arda, il cliente con l'allergia, ma lui si rifiuta di parlare con loro e gli dice di rivolgersi al suo avvocato. Miriban, che lo conosce bene, si dice sorpresa che lui possa permettersi un avvocato, dato che non ha neanche un lavoro. Sanem intanto è al lavoro con JJ e si mostra molto interessata ai questionari e, essendo anonimi, si fa dire in che ordine sono impilati. Poi si appropria di nascosto di quello di Can e va via senza sentire JJ, che ancora una volta dice di aver confuso l'ordine, per cui non sa a chi appartiene ogni singolo questionario. Can torna alla tenuta e informa tutti che Arda, pur non avendo un soldo, ha un avvocato, per cui o cerca di ottenere denaro o è manovrato da qualcuno che vuole creare loro dei problemi. Poi tutti si rimettono al lavoro e Can e Sanem lavorano insieme perché lui si occupa del design per poter poi elaborare lo slogan da abbinare al lavoro.
Nel mentre, ognuno riceve una telefonata dal proprio fratello, che oltre ad annunciare il proprio licenziamento e l'inizio di un lavoro nel mondo della musica, chiede di incontrarsi nel quartiere. Gian e Sanem si recano separati all'incontro e Sanem nel taxi parla con la sua voce interiore, con la quale si lamenta che Gian la tratta solo come una vicina, al che la voce risponde che lei non gli piace più. Allora Sanem si mette a leggere il questionario di Gian, dove lui ha riportato le caratteristiche che ama in una donna e nota come i suoi gusti siano cambiati e realizza che lei non possiede nessuna di quelle caratteristiche. Anche Gian ha letto il questionario di Sanem e non si è riconosciuto nel profilo che lei ha descritto, per cui entrambi vanno all'incontro con i propri fratelli dubbiosi e insicuri. Infatti, quando si incontrano Gian, Emre e Sanem con Leila, entrambi cercano rassicurazioni e suggerimenti per il loro aspetto, senza rivelare il vero motivo di tali dubbi. Poi tutti e quattro si incontrano al parco e Gian offre a Emre e Leila il loro primo lavoro, ossia di comporre la colonna sonora dello spot pubblicitario per la crema di Sanem. Tornati alla tenuta e messisi al lavoro, sia Gian che Sanem adeguano il loro comportamento alle caratteristiche che ognuno ha letto nel questionario dell'altro. Arriva Bulut, che ha scoperto che Cemal e Arda hanno lo stesso avvocato, al che a tutti risulta chiaro che c'è un accordo tra di loro. In serata, Gian e Sanem devono raggiungere in un locale in città Emre e Leila, che lì si deve esibire come cantante. Entrambi si vestono secondo le preferenze che sono espresse nei rispettivi questionari. Gian indossa un sobrio completo senza nessun ornamento, mentre Sanem è bellissima in un sexy abito rosso. Gian e Sanem arrivano insieme al locale e Leila ed Emre notano subito il loro cambiamento, ma consapevoli delle loro stranezze decidono di fare finta di nulla, nonostante sia Gian che Sanem cerchino di sollecitarli a commentare. La serata scorre piacevolmente e da un certo punto Leila viene chiamata sul palco a cantare. La canzone fa commuovere Sanem, che è già un po' brilla per aver bevuto un cocktail alcolico, mentre Gian non le tolle gli occhi di dosso. Più tardi tutti ballano e Gian e Sanem, strettamente abbracciati, entrano in un mondo tutto loro, tanto da non accorgersi della fine della musica e del locale che sta per chiudere. Riportati alla realtà da Emre e Leila, tutti si recano a casa Aydin per dormire, visto l'assenza dei genitori. Qui, dopo aver sistemato il divano per far dormire Gian, tutti vanno a letto. Più tardi Gian va da Sanem, che fatica ad addormentarsi, e le dice che torna a casa sua perché si trova a disagio. Sanem allora, un po' titubante, lo invita a dormire lì con lei. Gian accetta immediatamente, fiondandosi nel letto accanto a lei. Sanem, sorpresa della rapidità della risposta, cerca di mettere le coperte tra loro. Il mattino li trova a dormire abbracciati, come hanno sempre fatto in passato. Gian si sveglia per primo e felice osserva Sanem da vicino, per poi fingere di dormire quando lei si sveglia e fa altrettanto con lui. Poi Sanem si alza e va in cucina a preparare una colazione come quella che Gian ha descritto nelle sue preferenze. La colazione però lascia perplesso Gian e Sanem, sorpresa, comincia a sospettare che le informazioni non corrispondano al vero. Più tardi Igit va alla tenuta da Sanem e si informa sullo stato del nuovo romanzo. Lei gli fa presente che è impegnata a risolvere dei problemi con le sue creme e gli promette che, risolto il problema, si concentrerà sulla stesura del nuovo romanzo. Gian e Sanem decidono di andare in paese a parlare con Cemal. Giunti a destinazione, Sanem si precipita nel negozio di Cemal, seguita da Gian che si preoccupa per lei. Sanem subito lo accusa di stare dietro ad Arda. Cemal, data la presenza minacciosa di Gian, è costretto a risponderle educatamente, negando però ogni responsabilità. Mentre stanno andando via, Sanem torna indietro e, non vista, sente Cemal parlare al telefono e dire che sta per portare al magazzino le creme che ha prodotto. Sanem, individuato il posto, vi si reca con Gian.
Scende dalla macchina e, nonostante le proteste di Gian che vuole agire per vie legali, vi si introduce furtivamente e vede dove vengono sistemati gli scatoloni di Cemal. Quando sta per essere scoperta, viene salvata da Gian, che l'ha seguita e la porta dentro uno sgabuzzino, dove possono aspettare che tutti vadano via per poter uscire. Il locale è molto stretto e la vicinanza crea loro qualche imbarazzo. Entrambi vestiti elegantemente, sempre per seguire le indicazioni lette nei questionari, si fanno i complimenti, ma parlando si rendono conto che hanno preso le informazioni sbagliate e se lo confessano. Gian comunque le continua a dire che è bellissima e lei si avvicina sempre di più. Ma quando stanno per baciarsi, sentono le voci degli operai che vanno via e allora subito escono per cercare le creme. In un locale trovano gli scatoloni pieni di creme che Cemal ha prodotto seguendo la formula di Sanem e che ha preparato per venderle come sue. Gian e Sanem ne prendono dei campioni ed escono dal magazzino attraverso una finestra. Proprio in questo momento arriva a Gian una telefonata dell'investigatore privato che lo avvisa che Igit si trova in un bar insieme ad un uomo di nome Cemal e la cosa gli sembra sospetta. Gian si reca subito lì con Sanem e, arrivato davanti al bar, l'investigatore gli dà una busta piena di foto degli incontri precedenti tra i due. Sanem, come li vede, si precipita al loro tavolo e allora Igit fa finta di aver incontrato Cemal per accusarlo di appropriazione delle creme. Ma Gian interviene, lo accusa di mentire e gli mostra le foto dei loro incontri precedenti, dove sono in atteggiamenti amichevoli, e prova così le sue bugie. Gian poi, temendo che Sanem non gli creda neanche questa volta, se ne va. Sanem invece accusa Igit e gli intima di stare lontano da lei, poi corre dietro a Gian. Lo raggiunge vicino alla macchina, lo chiama e allora Gian le va vicino e le chiede perché non si fidi di lui. Ma Sanem ribatte che lei si fida di lui, ma deve prometterle che non la lascerà più qualsiasi cosa accada. Gian la rassicura che non andrà più via e starà sempre con lei, al che Sanem, all'improvviso, lo bacia. Con questo bacio tanto desiderato si chiude la puntata numero 47 di Daydreamer.